Saluti i follower. E buongiorno. Buongiorno. Già un po' che è giorno, però Pippo. Buongiorno. Buona ragazzuoli, ci siamo risvegliati. Oggi per fortuna è una bella giornata. Speriamo che duri perché a me il brutto tempo non piace. E niente, ora stiamo aspettando che scendano i signori da casa e... va su, piglia al volo l'aquila fa, Ci accompagnano a prendere un po' di prelibatezze da portarci via, mozzarelline, un po' di cosine. Vabbè, le melanzane abbiamo già prese ieri, quindi solo le mozzarelle mi sa bisogna prendere. Sì, solo le mozzarelle. Poi vediamo se troviamo qualcosa per strada facendo. E niente, e siamo qua E poi si parte. e poi ci mette in movimento. Io so che studio disegni e tetti dei camper con i miei disegnini per capire cosa realizzare. E boh, ci vediamo dopo. Allora, sono venuti a prenderci Cristina e Beppe. Ora ve li faccio salutare perché Cristina è al telefono. Siamo venuti nel caseificio Fratelli Schiavone a farci un po' di rifornimento da mettere in frigo. Vediamo Jessica cosa vuol comprare. Guardate che spettacolo. Questi sì che sono prodotti buoni. Tutta produzione propria. Caseificio fatto, abbiamo fatto anche MD la spesa. Ci hanno dato direttamente un box dove dentro c'è tutte le prelibatezze e questa è la mozzarella quella fumicata, giusto? La prova. La prova. Napoli la chiamano la prova. Ah no, quella era la prova, è vero. Che è quella che ho mangiato io. No, quella no. Perché quella è quella rigida. No. La prova è una mozzarella affumicata, quella che ti ho fatto mangiare io. Questa no, perché... Ah, è la cacciottina. questa è la cacciottina. La cacciottina sua, scusami, quella è cacciottina. L'altra l'ha messa dentro il sacchetto. Sì. Commissioni fatte, siamo tornati alla base giustamente per... sì, che le mangiamo su a pranzo. No, mettetele in frigo. No. Io non la mangio il pepe. Io Perché? Io mangio tutto, la ricotta no. Ah no? E beh, la provate se non l'avete mai provata. La provo sempre, non si preoccupano. Andiamo a depositare tutto nel camperozzo. Abbiamo sistemato tutto quello che abbiamo preso. Ora andiamo su dai signori, facciamo il pranzetto assieme e poi noi ci mettiamo in movimento. Allora, oggi Cristina ci ha preparato uno spaghetto aglio olio macchiato con il tarallo napoletano sbriciolato sopra. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. È alla buona. Grazie Cristina, grazie anche a Beppe di tutto. Piacere. Buon appetito e ci vediamo dopo. Tutti. Ciao. Tanto per cambiare mangiamo. Esatto, a Napoli. Pranzetto fatto, siamo con la pancia piena, ci vorrebbe una bella siesta, ma dobbiamo metterci in movimento prima che ci addormentiamo. Quindi ora ci salutiamo, tanto ci rivediamo o qui o in Spagna, cioè o qui sì, o in Italia o in Spagna, da qualche parte. Dobbiamo vedere, Sì, è più probabile magari su più al nord, però siccome dobbiamo rivisitare altri posti di Napoli che non abbiamo fatto tempo, Vediamo. dobbiamo rivedere altri posti. Ci salutiamo, ci vediamo in camper. Buona ragazzuoli, ci stiamo salutando. Ci aspetta poi la parmigiana. Ma io già lo so. Grazie di tutto Cristina, è stato un immenso piacere Anche per noi. e ci vediamo alla Ci prossima. vediamo alla prossima. Viaggio. Ciao, grazie. Mettiamo in moto Vai. e via. Ci siamo messi in viaggio, stiamo uscendo dal paesino per andare a prendere l'autostrada, tangenziale autostrada. Ringraziamo nuovamente Cristina, Beppe e la bellissima Napoli per quello che ci ha fatto vedere. Non abbiamo visto tutto, sicuramente ci sono tantissime altre cose da vedere e probabilmente torneremo per visionare quello che non abbiamo visto prima. Salutiamo anche il lago da qua, molto bello. Salutiamo Pozzuoli e grazie di nuovo di tutto, accoglienza, cibo, tutto quello che c'è da mettere, da dire, solo in positivo, non possiamo dire niente di negativo, anzi eravamo un po' più, cioè siamo partiti che eravamo un po' più Pauriti, dai. diciamo impauriti, ci avevano messo tra virgolette un po' di paura su state attenti, però sinceramente ci siamo trovati bene e non ci siamo mai sentiti in difficoltà, in paura, in niente. Quindi grande Napoli in tutto, che cresce anche come turismo, come tutto, e ci rivediamo alla prossima. Ora tangenziale e via. E basta uno schiocco di dita che passiamo da Napoli a Orvieto.
Abbiamo fatto circa 300 km, siamo a 5-6 km dall'uscita di Orvieto, ci fermeremo lì per la notte, probabilmente domani visitiamo anche Orvieto, 5 km e mezzo e siamo a Orvieto. Su e giù, da nord a sud a nord, nord a sud. Ci vediamo nell'area sosta di Orvieto, che ha 1 chilometro dall'uscita, quindi molto comoda. Chi fosse che passa di qua che ne ha bisogno, vediamo se è buona e bella, ve la consiglieremo. Allora, vi avevo detto a 1 chilometro dall'uscita dall'autostrada, ma ho sbagliato, sono 2 chilometri, ci stiamo quasi arrivando. Altro consiglio: se dovete fare gasolio quando arrivate qua, che lo fate fuori dall'autostrada, costa meno. Quando uscite dall'autostrada che girate a destra c'è il primo che è un Agip, il secondo che è un IP, che c'era leggermente più economico dell'Agip, ma se andate più avanti ancora, sul lato opposto troverete il terzo IP sulla sinistra che ha il prezzo più basso. Questa è l'area, ora entriamo. Allora, siamo arrivati nell'area, siamo entrati, ci siamo appollaiati in questo parcheggio. Sono 22 euro al giorno, 24 ore, quindi check-in a quest'ora che sono le 5, le 6, sono le 7 e un quarto. 22 perché siamo 3 persone. E sarebbe 20. se no 20, sì, 22, 3 persone al camper. Andiamo a pagare e dopo ci facciamo spiegare anche un po' cosa visitare qui a Orvieto, come funziona, perché c'è la funicolare che ti porta su, vediamo com'è il tutto. Facciamo una bella doccia, abbiamo fatto carico e scarico e ci rinfreschiamo le idee. È arrivata l'ora della cena, cuciniamo fuori. Abbiamo 3 bistecchine di brontosauro da mangiare, ma ne facciamo solo 2 perché sono grosse, giusto? Sì, uno l'ho tenuto per la prossima volta. E abbiamo la corrente inclusa, quindi ci siamo attaccati alla colonnina e non sprechiamo le batterie. Gente dirà: che impianto c'ha Angelo qua che continua ad attaccarsi? Si attacca. Boh, è inclusa perché è pagata, ok che c'ho l'impianto, ma L'ho pagata. la uso. La uso. Perché usare la mia roba se Non faccio lavorare la mia roba. fosse che è a pagamento a parte non l'avrei presa. Io spero che non passi tutta la notte il Frecciarossa, se no non si dorme. Italo lì, Frecciarossa, cos'è? Passa come un pazzo. Vabbè, prepariamo la ciccia. Da Orvieto è tutto, buona cena a tutti. Intanto ci guardiamo Wild Frank. Buon appetito. Risveglio da Orvieto, buongiorno ragazzi. Usciti già dal camper, pronti via. Direzione Orvieto città a visitare. In centro che c'è il pozzo di San Patrizio, poi c'è il Duomo che ci ha detto che è bello, e poi c'è il Orvieto sottoterra underground che sarebbe Orvieto sottoterra. E poi se abbiamo voglia c'è altre cosine, vediamo. Sì, facciamo, giracchiamo un po' lì. Se non ho capito male, C'è la funicolare. la funicolare che ci porta su e poi da lì gira a piedi. Comodissimo. Sì. Biglietti funicolari presi, andata e ritorno 3 persone, 7,80 euro. Ora facciamo le 2 rampe di scale per oltrepassare il passaggio a livello. È comoda quest'aria. Sì, comodissimo perché proprio non abbiamo fatto manco 50 metri. Ce ne fossero aree così. Che sei subito nel centro, sei subito... Cioè c'è subito lì pronta la... Più che altro il problema un po' nostro è non avendo mezzi che usi, cioè abbiamo i monopattini, ma delle volte hanno visto che non puoi, poi a parte che adesso tra boschi, che andiamo nei boschi a far sterrato, non è il massimo, oramai c'è... si divide tutto. Eccoci già arrivati alla funicolare, timbriamo i biglietti e partiamo. Siamo nella funicolare, andiamo lassù in cima ora. Siamo arrivati su in cima con la... guardiamo cosa c'è qua dentro. Più avanti c'è il centro. Siamo arrivati in cima e qui c'è i giardini. Stiamo facendo parte di questo tour, tutto un parco e ci sarà tutto un mirador. Sì. Andiamo a vedere da là il mirador Orvieto. Mazza, alto, eh? Direi inizia Orvieto e qua c'è tutta una distesa, guardate che paesaggio che c'è ragazzi.
Siamo belli alti, eh? Ora ci spostiamo dall'altra parte di qua, che c'è un altro belvedere sull'altra sponda, ovvero lì. Che dite, vi è piaciuto Orvieto, ragazzi? Devono ancora vederlo. Ah, ok, dobbiamo ancora iniziare. Vabbè, volevo dire... Ah, io l'ho capita dopo. perché c'è poco segnale wifi, bro. Sì. Avete visto Orvieto? Stiamo già andando. Qui c'è una statua, non so cosa sia, però c'è. Ci vede se è scritto qualcosa. No, tutta un po' distrutta. E qui è l'altra, fino lì l'avete visto dall'altro lato e ora di qua vediamo questo altro paesaggio, che è lo stesso di là, però almeno l'abbiamo visto da tutti i lati. Bello alto, eh? Non lo so, perché non c'è scritto neanche niente. Ci avventuriamo nel cuore di Orvieto. Ci stiamo avventurando nel centro di Orvieto, tra le mura storiche di questo paesino sviluppato su una piccola collinetta molto antica, stile Butera, un po' più in ordine, un po' più pulita, ma stile Butera. E passeggiando per Orvieto troviamo anche le vecchie botteghe dove lavoravo io. Vediamo se ci fanno visitare la chiesa di Orvieto. O è a pagamento, vediamo. Se è gratis la guardiamo, se no no. Visto che non abbiamo fatto ancora colazione, ci siamo fermati in un barretto a far colazione, brioscino e caffettino, cappuccino. Buono brioche? È stato però un po' Un parto trovare... Sì, è proprio perché è mercoledì e sono tutti chiusi, magari di riposo. Vabbè. Cappuccino verniano. Colazione fatta, ora col pancino pieno possiamo andare a visitare Orvieto Underground, cioè Orvieto sottoterra. Ed anche il Duomo perché è vicino. Mazza che bello! Grande, grosso e bello. Chissà se si può entrare a visitarlo. Grande grande. L'ingresso della città sotterranea. È enorme, bello bello, tutto affrescato così. Sì. Abbiamo fatto i biglietti per visitare Orvieto Underground, 2 adulti e uno studente, 24 euro. Alle 12:15 abbiamo l'appuntamento qui davanti alla biglietteria, sono le 11:05, quella delle 11 è già partita, quindi aspettiamo mezzogiorno e un quarto, 22 non 24 scusa. Ora facciamo un giro per aspettare mezzogiorno e un quarto, perché il Duomo è bellissimo ma sono 5 euro a persona per vederlo dentro. E probabilmente ti vietano anche di filmarlo e di fotografarlo. Nell'attesa siamo venuti a vedere di qua se si vedeva qualcosa. C'è un castello là, il verde, e tra l'altro qui, se non sbaglio, c'è l'ingresso per fare la visita guidata dopo. Allora, Orvieto è molto piccolina come cittadina. Qua c'è l'ingresso, qui c'è il pozzo di San Patrizio, che però ci hanno detto che facendo caldo e non è, cioè non è che non è consigliato. no, poi lui che soffre un po' di... No, tu che soffri di gastrofobia. io. Sì.
Oh, tu soffri di, come si dice, l'altezza. No, vabbè, ma scendi 50 metri sotto per vedere nel fondo dei resti archeologici. È tutto a piedi? C'è la scaletta che scendi in un coso rotondo tutto piccolo. a piedi? 50 metri a piedi? 50 metri. Vabbè. Poi, quindi questo l'abbiamo fatto. Il Duomo l'abbiamo visto. Dobbiamo visitare gli underground. Magari ci facciamo un giro qua intorno al Duomo, così lo facciamo vedere bene. Ci giriamo intorno. Ci giriamo intorno. E poi facciamo la visita underground. E poi qui ti dà Palazzo Comunale, che direi che è il comune. E poi come chiese, però poi le chiese alla fine. La piazza 29 secolo, 29 marzo. 29 dici? Secondo me sì. Ma non so. Chiesa di San Domenico e poi non c'è altro. Vabbè, dai, vediamoci, facciamo due passi, tanto dobbiamo far passare un'oretta, quindi. sì, e poi al massimo facciamo il giro così, vediamo cosa si vede, dai. Volevamo fare il giro del Duomo, però poi qua dietro c'è quest'altra struttura, c'è il museo lì dietro, non si può fare il giro, quindi lo facciamo dall'altra parte. Proseguiamo di là, rifacciamo un giro nei vicoletti di là, vediamo cosa troviamo. E qua siamo sull'altro lato, che l'abbiamo visto prima da un po' più lontano, e qua siamo un po' da più vicino. È proprio grosso, è più grosso il Duomo di tutto Orvieto tra un po'. Mio figliolo, è Cristian. Pinocchietto, che carino. Dice le bugie come Cristian, c'ha il naso lungo, vedi che ti viene il naso così. Sì, che bello, fatto bene. Bellissimo. Tutta roba artigianale. Ci sta avvicinando l'orario per andare a fare la visita underground. Che stiamo visitando. Sì, stiamo visitando gli ultimi caruggetti antichi. Bello. Sì, carino. Bello, non è brutto. È un po' tipo un borghetto di fino al borgo, quei borghetti. Sono comunque sono quei paesini, diciamo, medievali, vecchi. Bello. È arrivata la nostra guida, sono le 12:15 e iniziamo la visita all'underground. Andiamo qui sotto e seguiamo la guida dove ci porterà, che probabilmente è là sotto dove abbiamo visto già prima l'ingresso. Entriamo all'avventura. In teoria c'è fresco lì dentro. Scusate, mi passo un attimino da questa parte. Potete distribuirvi anche meglio su tutto lo spazio in modo che non siate partiti. Praticamente, scusate lo sfarfallio, e ci ha raccontato che prima qui era tutto sott'acqua, poi c'è stata la catena di vulcani, ha creato questo strato, poi si sono sciolti coi tempi i detriti del vulcano, si sono rotti tutti i lati ed è rimasto quello che ora andiamo a vedere con i nostri occhi. Ha spiegato tantissimo e non vi ho fatto ascoltare tutto perché è lunga. Allora, questa è una cavità che per molto tempo è stato un luogo di lavoro per l'accisione e un frantoio. Quindi questa è una cavità che per molto tempo è stata usata per la produzione dell'olio e la lavorazione delle olive. Che cosa abbiamo come resti delle strutture? Abbiamo le basi in pietra, 1 e 2, su cui venivano macinate le olive, ci sono ancora 2 macine, su quella parete c'erano le presse, però siccome le strutture di legno non sono state ritrovate, in questo caso la palatura è una ricostruzione piuttosto fedele che è stata fatta
un po' di anni fa e poggia sull'originaria e preesistente struttura in pietra. La palatura, che invece serviva a far funzionare le macine, era costituita da una trave centrale e una verticale, quindi qualcosa del genere che serviva a imperniare la macina sul basamento. La macina, per funzionare, era attaccata a un asino sull'esterno che, girando intorno, la faceva girare qui sopra, quindi sotto queste grosse pietre di basalto le olive venivano ridotte in una pasta, in una bottiglia, che poi veniva filtrata, e allora lì il lavoro passava alle presse. Scusate, mi passo dietro. Allora, qui questa pasta che avevano ottenuto macinando le olive la spalmavano sui fiscoli, dei filtri in corda molto simili a questo, che man mano venivano infilati, e nel momento in cui raggiungevano l'altezza considerata quella giusta, con delle leve, azionando il torchio manualmente, spingevano giù le tavole scorrevoli. Le tavole andavano a pigiare sulle pile di fiscoli, da cui fuoriusciva un olio misto ad acqua e a scarti di vegetazione, quindi essendo un liquido impuro, inizialmente lo raccoglievano in piccoli contenitori sotto le presse e poi lo passavano alle vasche per la decantazione. L'olio, essendo più leggero rispetto all'acqua, restava in superficie e quindi poteva essere facilmente recuperato. E sull'angolo invece vedete ci sono i resti di una cappa con la fuliggine, quindi lì sicuramente c'era il fuoco, probabilmente era stato costruito un camino che serviva a scaldare la temperatura della grotta, che in questo caso è costante tutto l'anno intorno ai 15-16 gradi, andava un pochino aumentata per agevolare le varie operazioni del frantoio. E il camino era stato costruito esattamente lì perché alle spalle del camino c'era una cisterna, e quindi in questo modo scaldavano anche l'acqua che tra i vari usi serviva per la seconda pressatura. Quindi si versava l'acqua calda sui fiscoli e, pressando di nuovo, estraevano dai residui della pressatura precedente. Ora, questo a grandi linee è il lavoro del frantoio, e è un frantoio che risale all'incirca al 1300, forse anche fine 1200. Quello che si sa per certo, perché è documentato, è che il mulino di Santa Chiara, che era di proprietà originariamente del convento di Santa Chiara, nel 1350 venne venduto, quindi era già esistente da qualche decennio. Per quanto riguarda la grotta, o almeno una parte della grotta, sembra essere molto più antica del frantoio, perché questo primo tratto, come vedete, ha la forma ben definita, la forma del soffitto, ben definita a doppio spiovente, ed è la struttura architettonica tipica del soffitto etrusco. Quindi probabilmente questa è una grotta che avevano già scavato gli Etruschi. Vi faccio notare anche che su questa prima parte non è stato danneggiato il soffitto dagli usi successivi, quindi si vede ancora oggi come avevano lavorato in modo accurato la roccia, tant'è che è piuttosto levigato, e l'arco non sta lì a sostenere nulla, ma è un arco semplicemente scolpito, quindi è decorativo, qualcosa di simbolico. Sono tutti elementi che richiamano numerosi ipogei etruschi dell'Italia centrale, scavati per motivi, diciamo tra virgolette, trascendentali, cioè non siamo nell'ambito delle esigenze terrene della quotidianità, ma siamo nell'ambito del culto, dei rituali, quindi andiamo oltre. La pozzolana è cenere vulcanica, quindi una gran quantità di cenere vulcanica ricaduta a terra dopo l'eruzione, si è compattata solo grazie al suo peso, quindi è un materiale piuttosto friabile, incoerente, appunto, che sfiorandolo con le mani si sbriciola molto facilmente. Allora, per estrarre questo materiale dovevano lavorare seguendo dei precisi criteri tecnici che riguardavano quantitativi di materiale da estrarre, altezze, distanze, e calcolare, seguendo dei precisi criteri, anche in quel caso, i pilastri di sostegno, cioè le varie colonne, pareti integre che vedete tra le varie aperture e le varie gallerie, sono i pilastri che servivano a garantire sostegno e quindi stabilità. Questo è il permesso che hanno chiesto per poter fare, che è il 23 luglio del 1882, un permesso per continuare a fare i lavori qua. Ora andiamo a vedere. Quelli ritrovati sono più o meno una quarantina e sono tutti identici, misurano 1,20 m per 80 e hanno delle file di buchi sulle pareti lunghe. Allora, venivano scavati in questo modo. L'operaio, esperto, di corporatura piuttosto piccola, lavorava con un picconcino corto, stando abbassato, accovacciato, apriva una parte di fronte a sé, ci si metteva dentro e scavava dall'altra parte. Ricominciava e man mano scendeva in profondità con questa tecnica, aprendo quei buchi sui lati lunghi, perché il posto doveva essere anche la scala di se stesso. Quindi questi buchi si usavano in questo modo, mani e piedi
mantenerli a contrasto con le pareti ogni volta che l'operaio doveva tornare fuori perché aveva finito il lavoro, ogni volta che doveva scendere di nuovo. Ovviamente scavare una superficie piccola e usarla come scala serviva a ottimizzare il lavoro in modo da ottenere il massimo del risultato nel minor tempo possibile. Per gli Etruschi era fondamentale arrivare in tempi piuttosto rapidi all'acqua del sottosuolo, poi in realtà dipendeva anche un po' dalla profondità che dovevano raggiungere, perché i pozzi ritrovati sono tutti uguali come caratteristiche e come dimensioni, ma sono diversi come profondità perché scavati da punti diversi. Quanto riguarda invece le colonne che vedete qui, all'interno di questa muratura in mattoni di tufo sono racchiusi 2 pilastri di pozzolana che erano stati lasciati piuttosto sottili dagli ultimi operai, quindi erano anche fragili e c'era il rischio di crollo. Di conseguenza, nell'ambito dei vari consolidamenti, in questo caso nel 96, i pilastri di pozzolana sono stati chiodati, cementati e poi rivestiti per motivi estetici con i mattoni di tufo. Quindi è un lavoro di consolidamento. Oh, ma in alto non c'è il buco. Sì, lì c'è. Iniziamo la discesa di 52 scalini. Contali se sono esatti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'è un ultimo. Ma sei il primo che può uscire. Sei l'ultimo, ma sei il primo. Siamo a 25 metri di profondità e ci troviamo all'interno di un colombario, cioè una delle varie cavità che dal periodo medievale, quando la città comincia a svilupparsi di nuovo, cavità che vengono scavate per l'allevamento dei colombi o dei piccioni, che veniva fatto a scopo alimentare, quindi come fonte di cibo. Le caratteristiche essenziali dei colombari erano i buchi alle pareti scavati per far fare i nidi, una finestra e un cunicolo di accesso, collegato sempre alla proprietà privata, quindi non erano spazi comunicanti fra di loro come oggi, passaggi in fondo di collegamento non c'erano. Questi sono gli ultimi pezzi rimasti dove allevavano questi colombi. Alcune sono andate distrutte. Che svegli colombi. Rispetto al cunicolo precedente, quindi fate attenzione soprattutto alla testa.
questa ultima cavità sul nostro percorso ovviamente non ha nulla a che fare con i colombari, un po' si vede, però ha queste panche, questi sedili che erano stati volutamente ricavati scavando proprio le pareti, e così come la vediamo questa cavità è uno dei rifugi del vecchio ospedale. Ovviamente era una cavità già esistente che venne riadattata nel periodo della seconda guerra mondiale come rifugio per accogliere le persone in caso di bombardamento della città e attendere l'esito degli eventi, diciamo così. L'unico accesso era quello dall'interno che vedete lì, e di queste cavità questa è l'unica che troviamo sul nostro percorso, ma ce ne sono fatte così una decina in tutto, e erano delle cavità comunque già esistenti perché nella fase della seconda guerra mondiale ormai non si scavava più. Allora, in quel periodo che cosa è successo? Che le zone periferiche furono terreno di scontro, il Vieto Scalo, la parte bassa della città dove c'è la stazione, era una zona abitata però vulnerabile per la presenza della ferrovia, delle vie di comunicazione, quindi venne completamente rasa al suolo. Per quanto riguarda la parte alta, invece la città venne salvata, non venne bombardata soprattutto per la presenza della cattedrale. Quindi Orvieto venne dichiarata città aperta con l'intento in primis di preservare la cattedrale. Il comandante tedesco che occupava la città propose un accordo agli anglo-americani che lo accettarono e lo firmarono insieme nel 14 giugno del 1944, quindi la città sarebbe stata liberata senza conflitto, e così è stato. Quindi i tedeschi se ne andarono lasciando entrare gli anglo-americani. E questo è quello che riguarda l'ultima parte storica legata alle cavità sul nostro percorso. Quindi, come vi dicevo, terminiamo qui e vorrei approfittare fin da subito per ringraziarvi della visita che ci avete fatto, e direi cominciamo a tornare fuori. Visita terminata, stiamo uscendo fuori dalla città sotterranea. Ora arriviamo di nuovo alla base, dal Duomo. Speriamo vi sia piaciuta Orvieto sotterranea, e questa è anche una cosa educativa per il ragazzo, che comunque meglio, con tutto il rispetto per chi insegna nelle scuole, ma vivere questo momento, diciamo, questo racconto che ti spiega la storia una persona, così lo spieghi dal vivo, non a scuola seduto in un banco. Sicuramente ora Christian saprà di più di se non che se l'avesse studiata, però la differenza di studiarla seduta dietro un banco e di viverla invece così, sicuramente ti rimangono più impresse certe cose. Quindi bagaglio culturale messo, mi devi pagare tu ora. Perché non è che la scuola, anche quando studiamo a scuola, impara, però impara diversamente. Sì, è una cosa diversa. Guardate che bella anche questa torre con questa chiesetta. Ora noi stiamo rincamminandoci verso la funicolare, perché abbiamo fatto il giro di tutto, si può dire. Ora torniamo alla base, bisogna mangiare e 400 km ci aspettano. Sì, perché poi ci aspettano oltre i 400 km anche Claudia e Roberta. Eh sì. Ci siamo fermati in questa specie di fast food che c'ha anche tutti i vari dolci, e praticamente tu scegli, è un tipo self service, nel senso tu vai al bancone, scegli quello che vuoi, ti danno un numerino e te lo portano a tavola. Ora quando arriva tutto vi facciamo vedere cosa abbiamo preso da mangiare oggi. Io e Christian ci siamo presi la lasagna e Jessica il piatto quello, scaloppine, pollo, patate e riso. E mi hanno detto per dividere. Quello cos'è, un panino? Per dividere, no? Vabbè, ormai è andata così. Se non la vuoi me la mangio io, tu ti mangi quello, non è un problema. Pranzetto finito, ci mettiamo in cammino e on the road. Bene, siamo tornati alla base, abbiamo preso la funicolare, siamo tornati giù. Ora rientriamo nell'aria, ci facciamo il caffettino time e si parte. Ci abbiamo un po' di chilometri da fare. E c'è anche il tempo brutto che ci aspetta. Che miseria. Due pelotas. Lì abbiamo messo in moto e siamo in partenza. Direzione Salso Maggiore Terme. 370 km ci aspettano, dobbiamo arrivare entro cena. Sono le 3 del pomeriggio, secondo me arriveremo per le 7. No, le 17:15 vuol dire che Alle 8. alle 8.